Per alcuni è una vera e propria ossessione quella del bent arm, ma andiamo a vedere nello specifico. È davvero un errore grave? Allora, il bent arm nel calisthenics sarebbe quando eseguiamo un esercizio e non andiamo a distendere completamente il braccio. Questo può avvenire in quasi tutti gli esercizi che andiamo a fare a corpo libero. In alcuni contesti può essere un errore anche molto grave perché ci sono degli esercizi in cui la parte del lockout è parte determinante dell'esercizio stesso e va a definire un'errata o una corretta esecuzione dello stesso, come ad esempio accade nelle planche o nei front lever. Ma è strettamente necessario andare in lockout quando lavoriamo su esercizi base come trazioni, dip o push-up? In teoria dovrebbe essere abbastanza necessario, ma non sempre, perché quando lavoriamo su un alto numero di ripetizioni con un volume molto elevato e siamo in grado ovviamente di avere una tecnica corretta, potrebbe essere addirittura controproducente andare a massacrare le articolazioni martellando sui lockout. Ora qui alcuni storceranno il naso, ma dalla mia esperienza personale ho notato come questo approccio può essere di salvaguardia per infiammazioni che col tempo invece si presentano. Non fraintendiamo però, perché questo tipo di approccio non è corretto sempre. Tutto va sempre contestualizzato. Questo tipo di allenamento è adatto agli avanzati che macinano tantissime ripetizioni, mentre per i neofiti è totalmente necessario lavorare su tutto il range del movimento nella maniera più controllata e tecnica possibile. Vale la regola solo quando hai una tecnica perfetta puoi permetterti di sporcare l'esercizio, perché altrimenti più che sporcare è solo che non lo sai fare bene. Contestualizzare sempre è la chiave della verità, che non è mai definitiva perché non esiste il metodo definitivo. Ogni metodo può essere corretto in un contesto ed errato in un altro. Diffidiamo sempre di chi ragiona per regole assolute, perché dimostra una conoscenza spicciola e standard. E nell'allenamento, tranne in alcune cose, non esistono degli standard, non c'è un si fa così, non si fa così. Essere degli allenatori significa aver studiato abbastanza, aver fatto abbastanza esperienza ed essere in grado di capire quando una cosa si può fare e quando non si può fare.